Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Scrivono che non ci sentono, quindi adesso sentono. Ok, adesso dovrete sentirci, quindi ben ritrovati, chiama Milan. Abbiamo già il primo ascoltatore in linea. Eccoci, scusami. Buongiorno Ciao ragazzi, sono Riccardo, rifacciamo. Ciao Davia. Riccardo. Buona settimana di nuovo. Allora, vorrei partire dalla fine, nel senso che andiamo a vedere a fine partita la formazione che era in campo, ti sanguinano gli occhi. E questa è una cosa che poi ha fatto anche la differenza del risultato e che dovrebbe portare una società competente a intervenire, ma sappiamo che non succederà, soprattutto a centrocampo. Ieri con Seisao, quando si girava in panchina, chi c'aveva per poter cambiare le sorti della partita? Niente. L'unico che poteva era Chukwueze, che è uno dei grandi colpi del mercato dell'uomo dei conti del 2023, che prima o poi spero dovrà fare i conti lui sullo sfacelo che ha combinato, dando via Tonali per prendere Chukwueze, Loftus-Cheek o Cafor, eccetera. Detto ciò, devo dire anche quest'altra cosa. I ragazzi ieri hanno dimostrato che che non sono stanchi come spesso si tende a pensare, no? Perché se vogliono ne hanno. Però poi quando viene Reinders a dire a fine partita dobbiamo mettere questa mentalità, e poi noi ci guardiamo un attimo e diciamo Tigi, ti vogliamo bene, ma che cosa vuoi dalla nostra vita? Cioè, Più che altro Tigi l'ha detto tipo 6 volte già. Esatto, Tigi, sì. quindi è evidente che c'è un problema non di tutti i giocatori, non è che noi abbiamo una rosa di sfaticati, però innanzitutto i nostri giocatori più forti, Teo e Leao, hanno evidentemente delle lacune dal punto di vista carismatico, di leadership, e questo l'abbiamo detto, restano fortissimi, ma è un problema, Teo quest'anno poi soprattutto. Poi c'è anche un problema tattico, nel senso che secondo me Milan rende meglio nelle partite
è più complicato, e questo lo diceva anche il mister Bottoni, non solo per un discorso di motivazioni, ma anche per un discorso tattico, perché il Milan è strutturato per fare un gioco come quello di ieri, cioè in cui non si chiude e riparte necessariamente, ma sta basso, Ma attende, non va esatto. attende, e poi lì anche i difensori che abbiamo, io l'ho sempre detto, sono forti tutti e quattro. È chiaro che se tu li lasci in mano a Cristo, come diceva quello, con 60 metri di campo, voglio dire, il vengono conto di più. Va bene. Comunque, ragazzi, Riccardo, un abbraccio, forza Milan. ciao, Grazie. ciao, ti salutiamo. Allora, Fede 7389 ha rinnovato per il 34esimo mese. Fede, grazie mille di cuore davvero per il rinnovo, sei il migliore. Grazie Fede. Fede, ti vogliamo bene. Ok, sì, abbiamo risolto i problemi di audio che avevamo, quindi ben ritrovati, dicevo, a questa puntata di Chiama Milan del lunedì 3 febbraio. Beatrice Sarti, ciao. Su quello che diceva Riccardo. Ma allora, è un po' difficile secondo me da spiegare, nel senso che sembra sempre che l'unica cosa che diriga il nostro destino sia questo famoso carattere o mentalità. Io non credo che tutte le partite si possano vincere col carattere, così come non credo che tutte le partite si possano perdere per colpa del carattere. Il carattere è una componente sicuramente importante del calcio, però non credo che sia la cosa che decida in maniera così importante un risultato sempre. Poi ripeto, ci sono anche partite che vinci con quello. Ieri sera hai dimostrato che in alcuni frangenti di gara il carattere ti ha fatto la differenza, però poi se l'Inter pareggia è perché, come diceva l'ascoltatore, la formazione degli ultimi minuti non so come ha fatto a non prenderne 2 dall'Inter, onestamente. Quindi credo che la verità sia un po' nel mezzo, no? Però mi rendo conto che si parla sempre tanto di questa mentalità, anche i giocatori la tirano fuori spesso, anche se, ripeto, come ho detto ieri nel post, cioè non è che ce l'ho io la mentalità, cioè ne parlano sempre come un qualcosa che sia però Augusto, io capisco il tuo messaggio, però non le vinci tutte col carattere, cioè non le vinci tutte così, a volte devi avere anche qualcosa in più. Quindi le partite come ieri sera per me l'1-1 lo fai anche col carattere. Il carattere è sicuramente una parte importante. Poi a Cagliari il 3-3 lo fai anche perché entri in ciabatte? Sì. Però secondo me non puoi vincere tutto con la, come si dice, con la solo grinta. Con la grinta e basta, ecco. Non basta sempre almeno. No, non basta sempre. Ci sono poi partite che invece vinci solo così, per carità. Sento un rumore strano, non capisco cosa sia. No, sì, Sal, tipo, vabbè, comunque, non è un fischio, è una roba diversa. Comunque, non posso specificare bene che cos'è. Dicevo, non ci sono altre telefonate, quindi chiamateci. 02 49 42 8479, il numero per intervenire in diretta stamattina è in sovraimpressione. Volevo leggere un messaggio, ma me lo sono perso. Ah, ecco, quello di Fede 95, che non è Fede 7389, un altro Fede, che scrive: ci saranno possibilità di mercato last minute? Beh, ti aspetti Può qualcosa? Io ragazzi, ve lo dico sinceramente, a me Joao Felix piace, però l'idea di prendere un altro esterno per me è una follia, cioè è una follia. Cioè, se neanche dopo ieri sera, che veramente hai fatto entrare Filippo Terracciano, e quanti eravamo alla fine a centrocampo? Non centrocampisti, a centrocampo, cioè questo che faceva sorridere. C'eravamo a centrocampo tanti, centrocampisti pochi. Quindi se neanche dopo ieri, ma anche a Zagabria, cioè ti sei reso conto che lì serve un aiuto, cioè io non so cosa debba accadere. Ripeto, non decido io, l'avrei già preso se avessi deciso io. Continua a sentire vabbè, andiamo al telefono. Pronto? Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Fabio. Ciao. Ciao Fabio. Ciao, mi collego alla telefonata del tifoso che ha chiamato prima.
riguardo anche secondo me è un problema tattico contro le squadre che si chiudono, noi non riusciamo mai a neanche creare occasioni, ma perché mandiamo pochi giocatori in area, c'è sempre o il centravanti e un centrocampista, Leao è sempre fuori da una parte, Pulisic o Chukwueze è sempre fuori dall'altra, e per me nelle partite così bisogna giocare sempre a 2 punte, lasciando fuori magari Leao, cioè non perché Leao non corre, proprio per una questione tattica, sbloccare la partita facendo dei cross ogni tanto, e dopo, una volta sbloccata la partita, quando si aprono gli spazi, mettere Leao che negli spazi la chiude. Secondo me bisognerebbe giocarle così, perché io ho visto col Parma e tu col Como, tutte le rimonte che abbiamo fatto le abbiamo fatto con dentro le 2 punte, che cominciamo a crossare da destra, da sinistra, creiamo occasione, le difese avversarie, l'80% di Serie A sono abbastanza scarse, lo Parma, Cagliari, così, si difendono bene, ma i giocatori sono quello che sono. E noi non buttiamo palle in area, o le buttiamo ma non c'è nessuno a prenderle, e la questione è questa secondo me. Poi ieri sera infatti avevamo gli spazi, nel secondo tempo avremmo potuto ripartire meglio, non ci siamo riusciti un po' per la qualità che è quella che è, e dopo i cambi sono stati, diciamo, la fine, però con Sergi Menez invece di tentare il passaggio a Camarda la butta più lontano possibile, magari il derby lo portiamo a casa. Non meritavamo, ma non me ne frega niente, ci tenevamo i 3 punti. Vabbè, certo, ci mancherebbe. E loro muti perché ne hanno vinti tanti non meritandone, ogni tanto se ne vinciamo anche uno noi non meritando, anche se Inzaghi ho sentito che continua a piangere per il rigore solare su Thuram, che gli ha appena toccato il polpaccio e si è buttato, però vabbè, ormai lo conosciamo Simone Inzaghi, vabbè, va bene, ciao ragazzi. Ciao, Grazie, ciao. Avete visto quanto dà fastidio parlare degli arbitri? È brutto. Lo so. Cioè, come si dice? Sì, vabbè, via. Poi così, so che, cioè, è ovvio che se ti capita un torto arbitrale ci mancherebbe, però, cioè, ieri sera che siamo stati dall'altra siamo parte, frizzati, no? intanto ci dicono, Sal. Siamo ci sentite? Spero ci sentiate. No, siamo bloccati. Ecco perché io sembro triste da 10 minuti, ma in realtà mi animavo, parlavo. Vabbè. No, stavamo parlando. Andiamo al telefono, pronto? Ciao belli, sono Angelo. Ciao Angelo. Ma Angelo, ma ci avevi scritto che per un sacco di tempo non ti facevi sentire, io ci ero rimasta male. Vabbè, mi ero arrabbiato. Dai, meno male. Meno male. Certo, ci mancherebbe. Allora, sono molto arrabbiato perché abbiamo pareggiato. Lo sarebbe stato bellissimo vincergli con 3 pali. Io ero pronta a dire non c'è 2 senza 3, ti ricordi che l'avevo detto? Mi sarebbe piaciuto dirlo. Ma io l'avevo detto, porca, una miseria. I Menez, porca miseria, poteva spararla. Allora, comunque, 2 cose. Grandissimo quel recupero, non so se ve l'avete, nessuno lo dice. Leao ha fatto quel recupero in difesa. No, Angelo, a Leao bisogna sempre dargli 5. Quando gli ha toccato quella palla, praticamente lì ha anche aiutato Teo, perché in poche parole, se no quello andava. Dopodiché vedere di nuovo Dumfries che non ci capiva un accidente di niente con Teo, è stato bellissimo. Sì. Ecco, perché poi quelle sono le differenze vere, e a me non è dispiaciuto neanche Walker. Sì, secondo tempo meglio del primo, Walker. ha preso un po' le misure forse. A me è piaciuto Walker. Però vedevi l'atteggiamento in campo, quando diceva la difesa di come mettersi e quelle robe lì. Poi hanno detto che quando è uscito dal campo ha parlato fitto con Tomori, probabilmente parlavano di come erano stati messi sul gol. Può essere. Insomma, adesso vediamo. Sì, lo so, ci serve un centrocampista, però io spero che riusciamo magari a recuperare Loftus, che dicono che almeno qualcuno in quella zona di campo deve giocare, cioè poi secondo me Loftus, se lo recuperi, non è un giocatore così poi scarso, Non lo so, Angelo, io su Loftus non so cosa dirti, perché di fatto cioè con Fonseca non c'era. No, poi non l'abbiamo più visto. Con Pioli c'era. Sì, appunto, però. quindi ecco.
Poi con Sessao dicono che gli piace come giocatore, quindi vediamo, insomma, non lo so. Se dovesse arrivare Joao Felix non so francamente dove lo mettiamo. Nemmeno io. Non Ma non voglio credo che saperlo. arrivi. Cioè... Ma non credo che arrivi, dai. Non Credo che arrivi Secondo solo me- se esce Okafor, ma non so se lui Sì, viene a ma- fare... Cioè, Ma no, la riserva di Leao, ma secondo me non arriva più nessuno, a meno che non ci sia un'occasione. Ma quanto mancano? Qualche ora, no? sì, manca la giornata di oggi, chiude alle 8, no? Credo. Sì, Alle chiude 8, stasera. per cui che cosa vuoi comprare alle 8? Cioè, vabbè, che quindi vabbè. Non è Dai, detto, sono non è detto. contento. Angelo, ti salutiamo. Adesso bisogna vincere tutte le partite in campionato, almeno quelle bisogna vincerle tutte. Magari. Sì. Sarebbe Poi da, sarebbe da. la Coppa Italia sinceramente non è che me ne credi particolarmente, ecco. Se dobbiamo mollare qualcosa, Io non perché capisco fisicamente ancora non- perché la giochiamo, cito testuale. Va Sì, bene, ma tanto vedremo. Angelo, Ok. grazie. Ciao, Buona ciao, ciao. giornata, Ciao. ciao. Ma io ho visto come tira l'aria, onestamente, cioè è un trofeo che comunque puoi vincere, visto che lo scudetto Sì, è andato. Sulla Champions non mi pronuncio perché è presto, vediamo come si incastrano le cose. Devi passare innanzitutto il turno col Feyenoord. Coppa Italia, cioè sempre schifata, però cioè, sempre è schifata. un trofeo che onestamente a me non farebbe schifo vincere, No, però esatto, ma poi avremmo 2 trofei, cioè poi so benissimo che c'è l'alta probabilità di un altro derby di che altri io 2 onestamente derby, non ne potrei altri anche 2 più. derby, altri 2 derby, ricordo, cioè altri 2 perché eventualmente li becchiamo in semifinale, quindi andate e ritorno in tutto ciò. Beh, e io me la eviterei, ma nel senso che spero che l'Inter perda prima, non che il Milan esca, non ci mancherebbe. Ah beh, certo, quello sarebbe l'ideale, ci Sarebbe mancherebbe. l'ideale che noi arriviamo in semifinale e loro invece escono prima, per qualche strana ragione, non so nemmeno quale, però questo sarebbe l'ideale. Perché io con i derby, ne abbiamo 22, pareggiato 1. Tra l'altro Basta, posso dire, io già sono contenta, cioè non so se avete notato, ma l'Inter non sembra più il Barcellona. Sì. Cioè già io sono felice di questo, perché l'anno scorso sembrava il Barcellona ogni volta che lo incontravamo, sembrava veramente una squadra incontenibile da 5-6 gol a partita. Già questo mi sembra comunque un upgrade, a prescindere, anche per come la si vive, no? Cioè l'anno scorso vedevo i giocatori del Milan proprio con il terrore negli occhi quando c'era l'Inter. Sì. E anche l'Inter invece con molta facilità, no? Quando ci vedeva. Invece già vedo che non è così, quindi. No, ma mi avevano assicurato che... Vabbè, niente, non facciamo polemiche, dai. C'è un'altra telefonata? Non ho capito. Andiamo al telefono. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Guido. Ciao Guido. Ciao. Allora, volevo dire che ero d'accordo con gli altri sull'analisi della partita, peccato per quel rilancio di Jimenez, se fosse stato scuola italiana sulle tribune, come un tempo facevano. sono molto contento della partita di Tomori di ieri, perché quel ragazzo ha preso troppe parole. Io me lo ricordo l'anno dello scudetto a livello tecnico, era a livello di Teo, a livello di Leao, per come la vedevo io. Poi è sceso da livelli, è sceso di livello come è sceso tutta la squadra. Io penso che João Felix lo vogliono mettere, passando dal mercato, nella batteria di trequartisti, fare magari Pulisic, João Felix e Leao dietro a Jimenez. Penso che lo vogliano prendere per quello. E a centrocampo ci arriverebbe qualcuno, ma loro ne vedono che facendo così loro, la società, penso che, io non sono d'accordo, però penso che vogliono giocare a 2 a centrocampo con Fofana e Rendez, e in testa loro i panchinari sono Benazer e Loftus. Io penso che loro pensino un po' questo. sbilanciata come cosa, secondo me. Sì, un po' ma tanto. sbilanciata, ma come dice Mr. Bottoni siamo già sbilanciati, non è che loro siano così lungimiranti, cioè non è questo. Io ho fatto un'interpretazione di quello che pensano loro, non è che No, lo so, è d'accordo. che io mi auguro invece che non sia così, ecco. Ah sì, ce lo auguriamo tutti. Buona giornata, buon lavoro ragazzi. Ciao Ciao, ragazzi, grazie, ciao. Poi chi difende, io. Vabbè, ormai. Nel senso che
che come scrive Cri, poi vado io in difesa, esatto, cioè con Reinders, Fofana e Pulisic, Joao Felix e Leao. Però ragazzi, Wow. c'è il punto, non è che c'è il punto che a me preoccupa, non è se la trattativa riesce o meno, è che ci stanno provando. Cioè, quindi loro st'idea di portarlo ce l'hanno. Cioè, capisci? Cioè, perché se poi va in porto o meno è una cosa che non dipende del tutto dal Milan. Sì. La notizia è che il Milan ci prova. Quindi evidentemente il problema che vi ponevate... Vabbè. Mattia scrive, perché quando giocava Brahim Diaz chi difendeva? Che si è tonali, Mattia. Andiamo al telefono, pronto? 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 Possibilità? Pronto? Sì. Pronto? Sì, sì, Pronto? ti Chi sentiamo. parla? Chi è? Sì, Ciao. buongiorno, ciao, sono Luigi, buon lunedì e buon lavoro. Ciao soprattutto. Luigi. Ciao, grazie. Vi faccio 3 domande assolutamente off topic rispetto al derby. Se vi va di rispondermi, poi magari valutate un po' voi anche la specificità. Allora, la prima domanda è sulla terza maglia, della quale secondo me stiamo un pochino abusando. Non so, un vostro parere, nel senso che sì, è poco rappresentativa come colori, può essere anche utile come merchandising, però l'ho vista un po' troppo utilizzata rispetto agli standard di una terza maglia. Seconda domanda invece che vi faccio è un'opinione vostra: se aveste, non so, una ventina di milioni da spendere, che giocatore comprereste oggi entro la fine del mercato? E invece la terza, su questa potete anche appellarvi al quinto emendamento, è quanto può aver inciso sulla vendita del nostro ex capitano le voci che sono state fatte sulle spoilerate delle formazioni e cose del genere, quanto invece realmente qualcosa di legato alle sue, diciamo, capacità tecniche. Ecco, non vado oltre. Vi ringrazio e vi ascolto. Grazie, ciao. Ciao. Allora, beh, Allora, parto io dall'ultima dicendo che, ragazzi, se voi pensate veramente che dentro Milanello sia solo uno a parlare, di Campacavallo il re. campa cavallo e pure il re, ma cioè veramente non lo si può neanche immaginare, a parte il numero di persone che lavora lì, ma se veramente pensate che sia una al di là di chi avete nominato, no, Non è proprio così. proprio Calabria, no. ragazzi, cioè 6 mesi di contratto rimanenti, era già destinato ad andare via. Quello che è successo non è una roba che cioè, risolta, fa bene al gruppo, fa bene alla squadra e volemo se bene. Quello che è successo dopo Milan-Parma, dai. Esatto. Forza. Sulla terza maglia, ragazzi, È brutta. è brutta. Ma soprattutto non è Milan. Sì, ma oltre a non è Milan, perché neanche quella, per esempio, color verde petrolio era Milan. Però l'abbiamo usata pochissimo. Però l'abbiamo No, usata è vero. 3 È partite. vero. Lo stemma era bello rosso-nero sul verde petrolio, che per carità. Ma è vero. E ok. Sì, effettivamente l'abbiamo già usata tanto. E a me non piace, è brutta. E la terza domanda era: se avete 20 milioni, chi andate a prendere? Vabbè, sicuramente un centrocampista. Vabbè, io provo a riportare Frank qui. Con 20 perché milioni, io probabilmente gli devi dare solo dell'ingaggio. No, sì, no, nel senso che io ho questa, chiamiamola patologia, sono abbastanza nostalgico su chi mi ha fatto vincere e quindi riporto Frank. Ma per me serve un giocatore che possa aiutare Ullman, gli altri sì. a rendere tanto. Perché secondo me giocatori come Reinders con un centrocampista di quel tipo vicino potrebbero rendere molto di più, dare molto di più per le sue caratteristiche, no? Che non sono quelle difensive. Quindi un tipo di centrocampista di quel genere. Il problema è che con 20 milioni è molto dura. Molto dura. Però dovresti andare a prendere un giocatore vicino alla scadenza che magari ha un cartellino che è sceso un po' per dinamiche, no? Però non è facile. Non credo che accada in quanto manca? 18 ore, 12 ore. Meno, pochissime ore. Andiamo al telefono, c'è la prossima chiamata. Pronto? Ciao ragazzi, Davide dalla Svizzera. Ciao Davide. Ciao. Ciao ragazzi. Io oggi ho anche una domanda. Per me il Milan ieri ci ha messo cuore, grinta, abbiamo avuto un po' di fortuna, va bene tutto. Però almeno il carattere ieri non mi è dispiaciuto, diciamo, dai.
Per me grande partita anche di Teo, c'è anche tutta la catena di difesa, a me non è dispiaciuta per niente. Mancava Fofana proprio come il pane, Sì. questo si è visto penso. Mamma mia. Però ragazzi, non voglio andare in controcorrente, però secondo me questo discorso che facciamo un po' tutti del centrocampo un po' troppo senza equilibrio, no? Per il fatto di João Felix. Io sono del parere che il Milan, quelle partite che abbiamo vinto, l'abbiamo vinto con voglia, con grinta, come contro l'Inter, contro il Real Madrid, lo sappiamo tutto, no? Però io sono del parere che quando il Milan è in possesso palla, anche contro il Parma, contro la Dinamo Zagabria, non c'è abbastanza qualità. Cioè, anche negli ultimi 20 metri un João Felix, perché ragazzi alla fine siamo il Milan e dobbiamo giocare a calcio. No, Io, Davide, in vedendo- questo momento secondo me il Milan ha bisogno di difendere più che di giocare a calcio, fidati. Sì, ma... Cioè, ok, sì, questo assolutamente è vero e lo dico anche io. Però possiamo avere tutti e due modi. Cioè io, per farti il caso, giochiamo contro il Manchester City, metto a Fofana, a Ricci e Reinders, per esempio, no? sì. Però gioco contro il Frosinone, con tutto il rispetto del Frosinone, almeno lì vogliamo giocare un pochettino a calcio, cioè portare la palla con la testa in su, lo fa solo Reinders. Però per me, Davide, ragazzi. sai cosa? Cioè Milan-Parma, quando il Parma prende parte in contropiede e sembra il Barcellona, cioè lì hai giocato a calcio, però poi quanto hai rischiato? Siamo Cioè, è scoperti, quello il quasi problema. ha ragione. Però Bea, tu ti ricordi il Milan fare una bellissima azione e andare in gol? Ultimamente è Questa stagione. difficile. Cioè a me proprio quando Contessao parla di base, ma ragazzi questa cosa è grave perché non è che sono io l'allenatore, ok, però voglio dire non voglio il calcio champagne perché è un momento difficile nel Milan, ma come ogni anno è sempre la stessa storia e dobbiamo sempre fare tutto dall'inizio. Pur non lo so, c'è anche questa cosa che vogliono João Felix, a me il giocatore piace. E io però voglio che prendano un altro Fofana per fare legna. anche- Magari. Cioè, ma per diventare una grande squadra, ragazzi, o si fa questo, si prende a João Felix e magari a Ricci, anche se Ricci ultimamente non lo so, non mi sta piacendo, non è come all'inizio della stagione, magari ci sono altri motivi dietro, noi non lo sappiamo, magari vorrebbe venire a Milano, non lo so io. Però questo è il mio discorso, cioè io vorrei pure giocare un po' più a calcio perché noi siamo il Milan, ragazzi, cioè non lo so, poi è difficile giocare a calcio con Pavlovic e Musa perché li voglio bene i due ragazzi, Pavlovic sta facendo bene queste ultime 2 o 3 partite, però la qualità mi sa che non è di Alessandro Nesta, si può dire? Beh, direi di e sì. anche di Yapstam. Ti salutiamo Davide, grazie mille, Ciao, buona ciao, giornata. Forza Milan, dai. Ciao, ragazzi. ciao. Io, essendo ottavo a 35 punti, non starei a fare lo schizzinoso su come giocare a calcio, ci dobbiamo vincere le Però partite. capisco quello che ha detto Davide, cioè è vero che ultimamente le azioni che si concludono con un gol, cioè a un certo punto ieri sera l'Inter fa un'azione che io dico però poi non ricordo se credo che sia terminata con l'ennesimo sbaglio di Lautaro ieri sera, cioè, Lautaro, vabbè. cioè se uno dei nostri fa gli sbagli di Lautaro non voglio saperlo, però un po' manca, anche se sono d'accordo con Augusto quando scrive servono le alternative, va benissimo avere altre chiavi e non per forza devo giocare tutti insieme, verissimo, però io le altre chiavi le vorrei avere anche a centrocampo. Cioè il problema è che lì non le hai, perché in questo momento credo che sia abbastanza evidente, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto nelle ultime partite, che cioè Fofana, Reinders stanno in un gruppo, Musa e compagnia stanno in un altro. A È livello di troppo, centrocampo, dici? troppo il divario, troppo. Sì. Cioè, è troppo il divario. Cioè, una chiave lì la devi avere, una chiave diversa. Io su Bennacer non so in che gruppo metterlo. Credo che ancora sia lontano dall'essere il Bennacer. Sempre che torni, perché può anche essere che dopo un infortunio del genere che ha avuto non torni ad essere quello di prima, per carità. Però io credo che una chiave diversa serva anche per cambiare la partita. Se vedi che un giocatore è in affanno e non è lucido,
Cioè, può capitare che Reinders o Fofana non per forza si devono infortunare, ma magari vivono un momento della partita in cui sono poco lucidi oppure sono ammoniti e quindi sarebbe meglio toglierli. Non puoi perché non hai giocatori all'altezza di sostituirli, la paghi. Sì, non ho capito se c'è un'altra telefonata, credo di no. Di sicuro, e quindi telefonateci. Di sicuro però c'è la donazione di Salvo che ci dona 2 euro, grazie mille. Con Seisao nel post dice di volere un centrocampista, è vera sta cosa? Ma allora, con Nel Seisao post nel partita ha post... detto, mi piacerebbe avere un centrocampista. Guarda, ti recupero le parole. Sicuramente ha fatto notare che l'errore È è dei partito dai ragazzi. giovani. Sì. Quindi, per carità. Grazie anche ad Alessandro Skynird80 che ci ha donato 3,49 euro. Grazie mille ragazzi. Vi ricordo come sempre, visto che siete quasi in 800, il like. Quindi cliccate il tasto del mi piace se non l'avete ancora messo. Sarebbe bello arrivare almeno a questo punto a 800 like. Quindi cliccate tutti i like. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per le notifiche dei nostri contenuti e se vi va potete anche o abbonarvi 0,99 al mese, meno di 12 euro l'anno, ma ci dà una mano che non avete veramente idea, ma veramente pazzesca, oppure con una donazione come hanno fatto appunto i due ragazzi. Come fate ad abbonarvi a fare donazioni? Sempre con il simbolino del dollaro vicino al box dove scrivete i messaggi lì per rinnovare i vostri abbonamenti o abbonarvi. A domanda manca un centrocampista in conferenza. Con Seisao risponde: abbiamo Loftus-Cheek infortunato, in questo momento è così. Io la frase che abbia detto serve non la trovo, però se me la trovate voi. Comunque, in questo momento è così, può voler dire tutto, può voler dire niente. Ecco. Può anche essere aspettiamo che ritorni all'infortunio e poi bella lì. Può essere, no, Tonali non ritorna ragazzi, non è Tonali purtroppo. Adesso no. È difficile. Dire non ritorna appunto è brutto, io no, direi mettiamoci adesso. No, esatto, che addolcisce un pochino. Purtroppo, per adesso no. Però caspita, proprio le caratteristiche sarebbero proprio quello ci serve, sì. Un disegno perfetto. Loftus-Cheek sì, è vivo ovviamente, lotta insieme a noi, nel senso che sta per tornare disponibile. Però lì cioè, è da capire perché allora, ripeto, con Fonseca era non pervenuto, è arrivato con Seisao e nello stesso momento si è fatto male, cioè anche meno aspettative io avrei, cioè nel senso sì ok vediamo come torna, però aspettare Loftus-Cheek come il messia e quindi ovvio. Dire siamo a posto, Benasser e Loftus ci risolvono le mancanze. Io cioè mi tengo un punto interrogativo, non ho detto che non è così però non posso dire neanche che è così. Andiamo al telefono, c'è un'altra chiamata. Pronto? Ciao ragazzi, buongiorno, sono Nicola da Pescara. Ciao Nicola, Grazie, dici innanzitutto. Ciao, 2 osservazioni ragazzi, una sul derby e una sul mercato. Allora, per quanto riguarda il derby di ieri sera, io penso che fondamentalmente, anche se è arrivato alla fine e dà sempre fastidio, penso sia un punto d'oro, ma un punto d'oro non tanto per la classifica, perché sulla classifica cambia poco, diciamo, però io sinceramente non mi aspettavo una prestazione del genere dopo Zagabria. Io questi ragazzi non li riesco a capire veramente. Guarda, ho pensato alla stessa cosa. È vero? Cioè, sì. Forniscono delle prestazioni imbarazzanti come quella di Zagabria, inspiegabili. Bastava giocare come abbiamo giocato il primo tempo il derby, vincevamo 3-0 con una facilità estrema a Zagabria. Io queste cose veramente mi mandano al manicomio, non riesco a capire perché questa squadra fa così. È inspiegabile ragazzi, io non so se voi riuscite a dare una spiegazione, ma io sinceramente veramente non me la riesco a dare, perché è inspiegabile. È una cosa inspiegabile. Io guarda, sottolineo che non li giustifico perché sennò mi scrivono che sono la sorella dei giocatori, purtroppo no, perché vivrei meglio probabilmente. Per me intorno alla sconfitta di Zagabria ci sono le voci di mercato che hanno portato a mandare via certi giocatori. Mi sono data questa risposta perché è troppo il divario tra una prestazione e l'altra. Cioè Tomori sapeva che volevano venderlo, Morata
io non so chi ha fatto il primo passo, ma credo che una trattativa col Galatasaray non è che la metti in piedi in 2 ore il giorno dopo. E lo stesso Calabria. Mi sono data questa risposta. Io ti capisco, Bea, sì, però allora che mi dici che l'hanno fatta apposta perché dovevano andare via? No, non dico che non l'hanno fatto apposta, probabilmente in spogliatoio c'era un clima... Certo, sì, non so, razionalmente. Ma perché neanch'io mi spiego il cambio in 3 giorni, quindi ho provato a darmi questa spiegazione, perché è inspiegabile. È assurdo. Poi l'ultima riguardo il mercato, poi lascio spazio agli altri. Sul mercato, questa è un'altra cosa che uno dice, ma veramente? Cioè qua siamo come quello che è successo quest'estate, cioè che tutti sapevano che Fonseca era sbagliato, che Emerson Royal era scarso, che Morata non era un centravanti adatto, lo sapevano tutti, no? E dopo l'hanno smentito giustamente dopo 6 mesi perché l'hanno capito anche loro. Adesso io dico, benissimo Gimenez, grazie a Dio, io quasi non ci credo. È ok, ci siamo tolti Morata, benissimo, e serve un centrocampista, va bene anche Cristante, da mettere lì in me, qualsiasi, un centrocampista, poi se prendono Joao Felix, grasso che cola, magari, per aumentare la caratura, ma un centrocampista, non facciamo come quest'estate che dopo ce ne dobbiamo rendere, e pure va bene Cristante. Io Ragazzi, sono d'accordo con te, Ciao, grazie. Io non riesco a capire, un abbraccio e grazie per tutto quello che fate. Ciao, Grazie buona mille. giornata. Ciao. Cioè proprio di disperazione, Un cioè proprio... centrocampista. Ma sì, ma perché ragazzi, cioè dai, ma ieri sera veramente entravo anche io tra un po' a fare filtro lì. Sì. Entrava tutte persone che non erano centrocampisti per stare lì. Stefano, Io Terracciano chiamarlo centrocampista. no, cioè, poverino, no, ma anche per il ragazzo, ma cioè, sì, no, ma perché sballottato ma- in 1000 ruoli, esatto. cioè, non funziona così. Stefano Steomiri Falcitelli si è abbonato di livello 1. Stefano, grazie di cuore, sei il migliore, grazie mille per l'abbonamento. Davide ha scritto: buongiorno cari, Enrico, mi ha fatto molto piacere vederti ieri. Sì, ci siamo salutati fuori dallo stadio. La prossima volta spero di vedere anche la regina della radio, Bea. Grazie, che Addirittura la carino. regia. Continuate a telefonarci, abbiamo ancora un'altra oretta scarsa qui insieme a voi questa mattina. Chiama Milan, quindi 0249428479, digitate questo numero di telefono per chiamare, oppure continuate a scrivere messaggi, abbonatevi, like, le solite cose. Io, ragazzi, capisco, ho letto il messaggio di Antonio, sono d'accordo con Bea, però è un comportamento inaccettabile, ricordo che sono professionisti strapagati e molte responsabilità di questi comportamenti irrazionali valutati i nostri dirigenti. Io ragazzi so benissimo che sono professionisti, però, cioè, non è successo solo al Milan, Cioè, quante volte sono successe cose del genere anche in altre squadre in momenti difficili in spogliatoio? Perché, ripeto, se dopo Milan-Parma succede quella roba, non è finita lì, cioè non è una cosa che finisce in 5 minuti, probabilmente esplosa alla fine di Milan-Parma per pregressi e magari è andata avanti un po' anche dopo, cioè è ovvio che non sono arrivati alle mani e siamo tutti salvi vivi senza che nessuno si sia fatto male, però c'è qualche scaramuccia, Certo. poi non voglio dire che allora sono giustificati a fare quella partita a Zagabria, però secondo me un clima brutto ha palesemente, perché fare quella prestazione a Zagabria No, ma infatti, dai, ma non è ragazzi, tattica, tecnica, impegno, ragazzi, ma ragazzi, allora, cioè, si hanno, tra virgolette, momenti crisi, per non dire termini un po' più coloriti, a lavoro, voi, noi, chiunque, ok? Soprattutto poi quando si è giovani, e le squadre di calcio adesso tendenzialmente sono composte da ragazzi, ok? Quindi tutti hanno frizioni, contrasti, eccetera. Sapete cosa cambia? L'unica cosa che cambia qual è tra noi e i giocatori di pallone, oltre alla fama? Gli zeri sullo stipendio. Stop. Esatto. Perché per il resto sono esattamente uguali ed esattamente il posto di lavoro. E cambiano gli zeri nello stipendio, e sono tanti in più, cioè, perlomeno rispetto ai miei, quindi immagino che insomma questa cosa faccia pensare tante persone, per carità, e magari ti porti a pensare che loro, visti quegli zeri in più, debbano essere più professionali ancora, ma in realtà sempre esseri umani sono, sempre
con i limiti dell'essere umano, che non sto io qui No, a ma spiegarvi. poi io capisco, cioè è ovvio che se pensi agli zeri, allora non dovrebbero sbagliare una partita. No, niente, Probabilmente mai. dovrebbero vincere tutte le partite, tutte le squadre costantemente, perché se pensi, cioè se ogni ragionamento lo chiudi con sì, però sono strapagati, ragazzi, allora chiudiamo le trasmissioni. No, ragazzi, cioè, sono pagati tanto perché il mondo del calcio è questo business qua. Cioè, non perché devono essere iper professionali e professionisti, fidatevi. È perché il business è talmente enorme del mondo del calcio in Italia e nel mondo che gli stipendi quelli sono. Cioè, non c'entra ma niente è tutto che... gonfiato, cioè Sì, ma non solo... c'entra niente che devono essere professionali perché sono strapagati. Sono strapagati perché il business è quello. Cioè, Dovrebbero essere professionali perché punto, a prescindere il lavoro... dagli zeri che prendono. Dai, ragazzi. Però credo che la serenità di un ambiente, di uno spogliatoio, di una squadra si crei un po' con tante cose, risultati, rapporti. Ci sono tante cose dietro la stabilità di uno spogliatoio, no? Qualcuno si scriveva in chat della reazione di Leao all'errore di Reinders, no? E cioè sono tutte piccole cose che poi denotano che evidentemente in questo momento è la serenità, ma non può esserci in questo momento. Come fa a esserci serenità in questo momento? Cioè, comunque hai cambiato allenatore in corsa, hai fatto un mercato che comunque ha smosso parecchie cose. In questo momento forse l'equilibrio non è prettamente stabile. Magari si riequilibra il tutto, però ci vuole tempo. Sì, allora dopo adesso verifico una cosa perché c'è un messaggio interessante di Marco. Nel mentre non ho capito se ci sono altre telefonate, forse sì. C'è? Allora andiamo al telefono. Pronto? Ciao Harry, ciao Bea, sono Benoît da Pesaro. Ciao. Ciao, grande da Peva, grandissimo. Dici Dici tutto. Allora, io ieri ho visto questo derby e sinceramente il pareggio è giusto al 100% perché bisogna essere obiettivi, cioè hanno preso 3 pali e c'è andata, cioè, fondamentalmente no? Io ti speravo al 92esimo, no? Anche cavolo, è fatto, riferiamo ma io me lo sentivo che pareggiavano perché noi per mezz'ora al secondo tempo, se avete visto, cioè l'Inter è proprio un forcing. Però io al terzo palo ho detto la vinciamo, cioè era troppo assurdo, dai. Qui ti do ragione perché anch'io ho creduto il terzo palo è la giornata dell'Inter e li freghiamo e godevo come un riccio, però sai, a furia dai, ho detto qui veramente non finisce mai, 5 minuti ci hanno segnato, ma me lo immaginavo perché non ci avevamo più fiato, non ce la facevamo più. Cioè proprio, e poi un'altra cosa vi devo dire, Musa a me è un giocatore, secondo me, non è intelligente tatticamente, cioè è un giocatore che si impegna molto, ma tatticamente delle volte è super anarchico. Super anarchico, infatti con Sessao, se avete visto il primo tempo, si era arrabbiato con lui, voleva cambiarlo, se non sbaglio, giusto? Con Seisao nel primo tempo non si arrabbia con Musa. No, più con Si arrabbia Benasser. con Benasser. Con Benasser era, però tornando a Musa, io l'ho visto anche nella Zagabria, è un giocatore che lo vedo che si incorre di qua di là, ma delle volte perde la concentrazione. Cioè, non è che guarda tatticamente, guarda sta un po' fuori zona, cioè no, lui gioca così delle volte. Sì. E questo mi dà fastidio perché cosa succede dopo? Giocando così a cavolo di cane, magari lì rischi che fai la cavolata e fai un fallo, ti fai cacciare e prendiamo anche gol, perché non sei stato in quel momento, in quel settore intelligente. Punto, non è che... Pronto? Sì, ti Ci sentiamo. sentiamo, vai. Non è che capito che bisogna essere degli Einstein su quello che voglio dire. A volte però... si perde un po'. Magari fa bene certe cose e poi si perde un po'. Esatto, dopo l'ultima cosa, poi vi saluto, Sì. Secondo me hanno giocato tutti quanti bene ieri. Guarda, io Teo Hernandez ha giocato bene, tutti bene, Tomori il migliore secondo me, Tomori. Anche non per so è vero? Anche per me, sì. Loftus-Cheek secondo me è l'ultimo, noi abbiamo un problema centrale, questo si sa,
Secondo me, cosa lì, Conte e Sao, ragazzi, bisogna lavorare su quello che abbiamo, sull'off-to-cheek. Non Vabbè, ce l'abbiamo, altro. no, l'off-to-cheek, questo a capire, perché i primi 6 mesi non ce l'abbiamo avuto, Ok, questo Quello è il vero. punto. Sì, Va bene. sì. Ti salutiamo, Ok, grazie mille, buona Ciao, giornata. ciao, grazie. Ma guarda, su Musa si potrebbe dire tanto, no? C'è chi lo giustifica perché è giovane. Io sto un po' nel mezzo, nel senso che se allora giustifichiamo Musa perché è giovane, potevamo giustificare tanti altri giocatori per lo stesso motivo. Credo che sia al Milan da un po', poteva sicuramente avere un livello più alto, a livello tattico, cioè comunque è vero che serve tempo per imparare certe cose, per imparare a giocare nel Milan, per imparare a essere un giocatore più maturo, però comunque lui non è qui da ieri, quindi per me a volte si perde un po'. Fa bene certe cose e poi sbaglia delle cose che non mi aspetto dal giocatore che ha fatto la cosa di prima di Musa, non so se mi spiego. Sì. Però sicuramente forse non è propriamente all'altezza di essere la primissima riserva di due giocatori che davvero le stanno facendo tutte come Fofana e Reinders. Allora, prima di andare al telefono, velocissimamente, perché c'è l'aggiornamento sull'infortunio di Scamacca, Sì. che sembra essersi fatto di nuovo male. Sì, lesione della giunzione muscolo-tendine del retto femorale destro, in attesa di consulenza. Anche altri dell'Atalanta si sono fatti male. Carnesecchi e Kolasinac. Sì. Lesione del primo grado del bicipite per Kolasinac, lesione di basso grado fasciale dell'adduttore lungo destro per Carnesecchi. Questo perché c'era una voce legata a Okafor in orbita Atalanta. Non so né perché né per come. Oddio, che Gasperini si prenda Okafor No, lo devo esatto. vedere, Non onestamente. capisco. Comunque, Sondaggio vedremo. dell'Atalanta per Okafor, secondo Alfredo Pedullà. E poi appunto si continua a lavorare per Joao Felix. L'Atalanta ha anche chiuso Posch. Sì, Atalanta ha Dal chiuso Bologna. Posch che doveva andare all'estero, invece grazie per il mio fantacalcio resta in Italia, Posch anche perché non ci che- avrei guadagnato niente ecco. Posch che appunto libera il posto a Calabria di fatto al Bologna. C'è in realtà un'altra indiscrezione. Sì. Poi andiamo al telefono, magari lo chiediamo anche all'ascoltatore. Ammesso quanto ammessa la tendibilità del The Sun sul calciomercato, che a volte è stata ok, esatto. a volte è stata no. Si continua a parlare di questa offerta del Crystal Palace per Pavlovic a 30 milioni. Che fare? Se fosse vera? È troppo tardi ormai, secondo me. Cioè non c'è tempo per sostituirlo, investirli, non lo so. Andiamo al telefono. Pronto? 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 Mi sentite? Sì. Ciao ragazzi, sono Jacopo. Ciao Jacopo. Jacopo, ciao. Ciao. Sì, no, stavo sentendo appunto, mi avete anticipato su Musa, che anche secondo me non può essere la prima alternativa dei titolari, ma per me deve essere il quinto, sesto centrocampista. Cioè ruotare proprio se sei in emergenza, ma non può essere assolutamente la prima riserva, anche se ieri ha fatto una buona partita, però insomma tecnicamente lascia un po' a desiderare, ragazzo. Io non sono così d'accordo sul giudizio negativo che è stato fatto, anche leggo nelle pagelle, su Benasser, perché secondo me il Milan con Benasser in campo, nonostante magari sia un Benasser che non è al meglio della condizione, però quando è uscito Benasser ha iniziato a seguire più gioco dell'Inter. Poi magari l'Inter sarà sceso sarà diciamo alzato un po' più il baricentro, quello che volete, però dal mio punto di vista il Milan con un regista come Benasser la squadra gira in un altro modo. Io per quello che io dico, per carità, se dovesse arrivare Joao Felix sono contento, però forse ci sarebbe bisogno più di un regista più che di un giocatore di quel livello lì, che visto che di esterni siamo già imbottiti. Sì, certo, Joao Felix al posto di Okafor o di Chukwueze sicuramente è un upgrade, però al Milan avrebbe bisogno più di un centrocampista forte, secondo me. Lo so. Sì. Al Milan io vedo le altre 18 squadre di Serie A
hanno tutti un regista, il Milan stenta, latita da questo punto di Ma vista. infatti io sta cosa che Musa, non so, prima in chat hanno scritto Musa deve capire che deve fare come Gattuso, ma non è quel tipo di cioè io sta come cosa Gattuso. che Musa deve imparare a fare il Fofana, deve imparare a fare il Chessy, ma non è quel giocatore lì, cioè non ha quelle caratteristiche, cioè io non capisco perché ci si è fiondati su quest'idea che Musa è quel tipo di giocatore difensivo. Per me Musa di difensivo non ha niente, ha proprio poco. Però, non so perché la gente l'ha inquadrato così, non me lo spiego. Io penso che quando l'aveva preso il Milan ero contento perché a me era piaciuto il mondiale internazionale, cioè, mi sembrava uno dei centrocampisti più interessanti e anche a Valencia mi sembrava essere fatto piuttosto bene, poi evidentemente quando giochi nel Milan la maglia pesa ed è tutto diverso. Però, cioè, dal mio punto di vista si vede che questo ragazzo ha delle lacune piuttosto evidenti, perché se no non ti lascia in 10 con la Dinamo Zagabria e tra l'altro gioca male con la Dinamo Zagabria ieri contro un centrocampo contro una squadra nettamente più forte, fa anche una buona prestazione perché proprio a livello di testa non ci sei secondo me, però devo dire che ieri i due centrali mi hanno davvero impressionato. Sì, ha fatto molto bene. Ha fatto una bella partita ieri. È stato un muro, cioè diciamo che insomma non è che avevano proprio davanti due scappati di casa, avevano una delle coppie più forti forse d'Europa. E per me questo, e poi impostando una partita soprattutto difensiva, per me proprio ti fa capire che hanno giocato bene, perché altrimenti finisce male se i due centrali non giocano una buona partita, se le imposti così. Soprattutto io non ho mai avuto la sensazione che Thuram potesse farci male ieri. Cioè, Oddio. Lì per Aspetta. lì. Aspetta, proprio Cioè, mai avuto la ripeto- sensazione, no, che però quando provava avessi di fronte qualcuno che potesse contenerlo anche, nel senso Cioè, che nel sia senso- Tomori che Pavlovic hanno dato questa sensazione di ieri essere in serata giusta. Cioè, nel senso, ho visto che insomma nei duelli fisici non sempre li vinceva il corpo a No, corpo. è vero. Mentre invece gli altri derby, a parte anche forse il derby d'andata che ci ha segnato ma non aveva fatto una grandissima partita, cioè li ha sempre dominati l'anno scorso. Quindi vorrei dire una cosa, poi vi lascio, perché sento dire partita ovviamente sponda di là, partita dominata in lungo l'area. Io ho visto solo un Inter buono nel secondo tempo, il primo tempo Magnani è stato dal mio punto di vista inoperoso, senza parate. Il secondo tempo ha avuto qualche occasione in più, noi secondo me potevamo sfruttare meglio qualche contropiede che è sputtato male. Io sono dell'idea che con il nuovo acquisto Gimenez si conferma col Feyenoord ed era in campo ieri, poi con i mano una parte al posto di Abraham dal mio punto di vista. Non so se l'avremmo vinta, però sicuramente avreste avuto molte più Non chance. si può sapere. Va bene Jacopo, ti dobbiamo salutare, grazie mille, buona giornata. Ragazzi. Ciao. Io non so se l'avremmo vinta. È sempre difficile parlare su queste cose. Anche perché è un po' acciaccatino Gimenez. Io onestamente ieri sera, a parte, cioè non ricordo grandi occasioni sprecate dagli attaccanti. Del Milan? No, forse Leao in un paio di occasioni poteva far meglio, per carità, però. Comunque su Musa Fede ci scriveva deve capire cosa vuole, lavorarci su quello. Di fatto ancora non chiedono, però. sì, però non è facile. Io ripeto, continuo a non capire il motivo per cui tutti gli hanno cucito addosso questo ruolo che non può fare. Poi capisco che non abbia una tecnica sopraffina, ma non è che se hai una tecnica sopraffina automaticamente sai fare quello che faceva che sì, cioè è una dote anche quella, credo. Non è che la dote solamente dal punto di vista tecnico, quindi però. No, ma infatti poi lasciamo perdere il discorso su. No, ma perché non è che è automatico che se non hai una tecnica, a me non piace dire non hai piedi, cioè mi sembra proprio una roba da bar. Non è che se non hai tecnica automaticamente sai fare quello, cioè ci devi lavorare anche tanto su quello. Sì, no, ma infatti sono due cose diverse. Ad oggi per me non lo può fare, perché è passato 1 anno e mezzo e non mi pare che abbia imparato a farlo. Per ora no.
Per ora no, poi magari col tempo diventerà quel giocatore lì, ma per ora assolutamente no. No, volevo aggiungere una cosa, ma me la sono persa. Niente. Quindi andiamo al telefono, adesso la recupero. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Salvo R. Ciao. Ciao, buongiorno, dici tutto. Ciao. Il centrocampista mi pare che Conceição lo dice espressamente quando gli fa una domanda a Ambrosini ieri a DAZN. Ok. No, poi volevo dire che secondo me magari andrà un po' controcorrente, però il problema è un altro, nel senso che sbagliamo l'ultima giocata, cioè se ieri Leao si arrabbia perché se il Render si dà quel pallone bene, è gol quello è gol, ma anche tante altre volte che Leao si trova lì al limite dell'area, che c'è il passaggio libero lì sulla destra, si incaponisce a tirare, sono sbagliate queste cose. Non deve, perché tira, non capisco perché tira. Sì, tu intendi quando è in fuorigioco, se gliela dava un po' prima Reinders era in porta, intendi quell'azione lì? No, c'è proprio reazione dal limite dell'aria che lui la dà tira in porta anziché darla lì alla Reinders, che ce la dà lì di fianco. E invece l'Inter prende tre pali perché queste cose non le sbaglia queste cose. La Taro quando c'è la palla la gestisce, vabbè, sono di un altro livello. Però secondo me il Milan è per quello che va a cercare giocatori Gimenez, Joao Felix, perché per loro il problema è quello, ma anche secondo me. Poi è ovvio che devi mettere muscoli a centrocampo. Però, dovresti fare entrambe le cose eri sistemato. Già è un buon giocatore, è una buona riserva, può essere una buona riserva. Niente, io penso che quello sia il problema del Milan, l'ultima giocata, perché ieri se tu non sbagli quelle giocate, come potevano esserci 3 gol per l'Inter, ci potevano essere 3 gol per il Milan, e poi lì che cambiò le partite. E per me quello è il problema, e basta, l'ultima giocata in attacco. Infatti in fase difensiva noi non subiamo tutti sti gol, sembra che subiamo, secondo me. Va bene, ti salutiamo, grazie mille. Ciao Salvo. Ciao. Salvo, grazie. Mi ha fatto ridere Luke che ha scritto, raga, è Lazza, effettivamente un po' la voce ricorda. Povero Salvo. Però è vero, cioè un pochino la ricordava. Vabbè. Va bene, alle 10:30 io ho aspettato finora perché allora bello, molto emozionante, devo dire, il saluto di Calabria, no, che è uscito da Milanello, e poi il post che ha fatto, bello. Ci è dispiaciuto per Emerson Royal che si è fatto male, ma al netto di un primo tempo un po' barcollante, lo dico piano e sottovoce, forse abbiamo un terzino destro. Su d'età, però comunque un po' stagionato, come piaceva dire al nostro presidente, ma forse abbiamo un terzino destro. Sì, poi forse cioè per me è sembrato anche più scintillante perché siamo partiti in questa stagione con Emerson Calabria, dici? Emerson Royal, con tutto il rispetto ragazzi, però c'è una veramente. Però cioè, a me vedere Maignan che dà la palla in quella zona là e questo in 4 secondi la stoppa, si gira e fa 4 passi, cioè, non ho detto prende, tira dritto e va a crossare a giro sulla testa, ho detto normale, una roba normale, pulito. Cioè prendere il pallone, girarsi mentre lo prende e andare e fare 5 passi in avanti a un ritmo decente, cioè non mi è sembrato. A me è piaciuto anche quando mi pare con Tomori si sono caricati per aver fermato un'azione dell'Inter. Cioè ste robe qua, autorità. Autorità sì. Cioè un po' di un po' di giocatore, forza, un po' di giocatore. Come dice Mister Bottoni, Walker è giocatore. Che riunisce un po' è tanti concetti. Esatto, quando il mister dice è giocatore. Non è che dici è bravo, non è bravo, è giocatore. È giusto. No, però è vero, cioè io ieri mentre facevo la descrizione ho detto forse abbiamo pescato un terzino. Poi ricordiamo che nonostante il delirio
che sta attraversando il City, però è stato allenato da Pep Guardiola. No, esatto, esatto. Un minimo, esatto. gli allenatori che calcano la tua carriera, un minimo ti segnano, ti aiutano. No, ma infatti, avere un maestro come Guardiola per 7-8 anni o meno, insomma, quanto l'ha avuto, non è che è stato il primo che passa, voluto, allenato esatto. da Guardiola per 7 anni, che diciamo che coi terzini ha un po' anche svoltato certe dinamiche del calcio moderno, sì, no, Guardiola, esatto, quindi va bene così, dai. Poi voglio dire, uno che deve gestire una moglie, una compagna, non so quanti figli a destra e a sinistra, e anche uno che è abituato a gestire, no, cose extracampo. Vabbè, di un su quello sorvolerei. Vabbè, ma volevo dire che è uno che è abituato a gestire difficoltà in questo senso. Sì, sorvolerei comunque. Molto divertente. E poi quanto gasa che fa l'esultanza di Triple H con la bottiglietta. No, io quelle cose non le so. La bottiglietta di Triple H. Infatti non ho capito perché tutti ieri sera hanno postato quella foto in cui lui sputa dell'acqua verso l'aria. Vabbè. Ma perché è una cosa di... Vedi Massimiliano, che è fighissima quella cosa. Io non la so, ma io non la so. Ma la nostra chat invece sì. Ma io non sono per queste cose, quindi mi dispiace, non l'ho capito. The Game. Ho visto che tutti hanno riposato questa foto di lui che butta l'acqua verso il su, ho detto vabbè. Bellissimo, vedi anche Fede, vedi, addirittura brividi di Emilio, vedi, vabbè, ma questa è cultura ma io pop, sono vecchia. te l'ho detto. No, ma io te l'ho spiegato ieri dopo la partita, è cultura. Ma non ho capito perché, quindi non. Ma io ho provato a spiegarlo, tu non volevi sentirlo spiegare, vabbè. Vedi, guarda la nostra chat, vedi, sono tutti su questo, vedi, The Game, Time to Play the Game, bravissimi ragazzi. Ma ragazzi, ho detto sempre, vabbè. Io non le so ste cose. Dopo te la spiego. Grazie a Christ che ha regalato un abbonamento a Radio Rossonera vinto da Ale Dipe DP. Grazie mille Christ. Grazie anche a Yuriki che ha donato 2,50 €. Quindi con Walker state dando ragione a Dibra. No, perché io ricordo sempre che Emerson Royal l'ha comprato lui. Ma io onestamente non do ragione a nessuno. Esatto. Commento il giocatore, sempre con questo dare ragione, non dare ragione. Io faccio fatica a commentare Zlatan. Bea, ragazzi. c'è Fede che scrive in chat: facciamo Bea commenta le mogli di Walker. Non le conosco. Mamma mia. Non mi fate, ragazzi. Bellissimo. È un mondo difficile, il mondo dei giocatori. No. Cos'è quella roba? Allora, Harry, ti prego, mi scrive Paolo, lo spieghi per Paolo, i boomer. Cos'è quella roba che ha fatto Paolo. Walker? Mi hanno detto che sono pesante perché non l'ho capita. Grazie Paolo. TVB, l'hanno scritto. Mi dispiace, ma io veramente non lo so. Allora, ve la spiego. Funziona così. Allora, nei primi anni 2000, ma in realtà sta riprendendo un pochino anche adesso, piede, ma in realtà soprattutto nei primi anni 2000 andava di moda il wrestling. Ok, figli ci sono. Ok, ci sei, Bea? Rose, SmackDown, John Cena. Non che lo seguissi, ma so cos'è. Rose, SmackDown, John Cena, cose del genere, ok? Uno di questi wrestler, ok, si chiamava Triple H, cioè HHH, 3H, lo va cerco, bene? Lo cerco, Triple H, so che è di cosa stiamo parlando. Questa sorta di wrestler che ha fatto la storia, ha vinto un sacco, protagonista assoluto, eccetera. Hai capito? L'hai mai visto? No, però ho visto la faccia. Va bene, adesso questo Triple H, tra l'altro, è pure il capo supremo di tutto, cioè è diventato il boss della federazione del wrestling. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Questo Triple H, quando entrava nel ring, cosa faceva? Si metteva sul ring, beveva l'acqua e la sputava in aria. Ok? Ed era illuminato, gioco di luci, eccetera, eccetera. Quindi Walker, evidentemente, credo che l'abbia anche detto, è fan di questa cosa e quindi lo fa anche lui prima della partita per caricarsi. Ok? È una sorta di rito che ha preso da... Va bene? Va bene la spiegazione? Ok, spero di sì. No, in tutto ciò non ho capito... Esatto, Bea, cerca Triple H entra. Sì, l'ho cercato, andiamo al telefono adesso, magari anche l'ascoltatore sa chi è. Pronto? Ciao,
ragazzi, ciao Enrico. Ciao. Ciao. Sto ridendo su questa cosa di Triple H. Sì, lo conosco perché ho 35 anni, quindi quel periodo era... Dai, c'era gasava. anch'io sul wrestling, sì. Sorridevo anche per la questione Walker, cioè, non la questione mogli, quello non ci voglio entrare, ma per la questione calciatore, cioè, ci sorprendiamo tanto perché purtroppo siamo stati gli ultimi anni con un livello così basso, con un giocatore normale, cioè non è normale, è comunque forte, però che non ha fatto chissà quale prestazione, ci sembra qualcosa di super, ecco. Sì. Però sì. Insomma, ci potevano pensare qualche mese prima, credo che Walker te lo davano uguale, però va bene. Questo è un Ma ci altro potevi discorso. pensare qualche mese prima a non prendere e spendere 18 Sì, milioni esatto. su Emerson Royal. Sì, esatto, infatti puntavo a dire quello. Su questo stesso ragionamento, perché calciatori poi del genere ci vorrebbero in un gruppo come il nostro, giovane, insomma non è tanto giovane, ma non ha proprio quella mentalità di esserci sempre sul pezzo, giocatori del genere credo che ci stanno, come ci potrebbero stare lì sul centrocampo che ci manca. Van Bommel, per dirne uno, mi sembra Skywalker di adesso, Sì. Cioè nel senso era quel giocatore che con un prestito comunque ti ha vinto lo scudetto, altri tempi con altre squadre, giusto? Però, come dire, visto che non abbiamo chissà quale disponibilità o comunque non vogliamo spenderli, se ci fosse un giocatore del genere, anche di 34-35 anni, in una squadra che non gioca più, credo che per il centrocampo nostro sarebbe perfetto. Ora non so quali giocatori ci sono così in giro con quelle caratteristiche, poi se non si riesce a fare un qualcosa del genere come Van Bommel, non lo so se sia solo una questione che vediamo nei videogiochi, ma perché non prendere un Pobega con Adli di nuovo indietro? Cioè, se proprio non puoi Come hai fare fatto nulla, con no? Gabbia l'anno scorso. Sì, paghi, non so ci saranno delle clausole, 500.000 euro, quello che è, ma ti riporti quel centrocampista che ti manca, perché comunque siamo messi così. Siamo messi così. Tu dici piuttosto se che si parla niente, di tanto Fagioli, tanto. sì, esatto, sì, ma per come siamo messi ci va bene chiunque alla fine, cioè, l'importante è che ne metti uno che dia fiato, quello serve, perché ieri sì, l'Inter è comunque più forte, ma se avessi avuto un centrocampista di ricambio e con un attaccante normale, sì, esatto, normale. potevi pure vincere la partita, poi non vinci lo scudetto, ma tra le primi 4 ci arrivi tranquillissimo per come la vedo io. Va bene, ti salutiamo, grazie mille, buona giornata. Ciao. Allora, in chat ci stanno scrivendo tutti questa cosa che Joao Felix ieri sera era a San Siro. Sì, c'è questa voce, stavo per dirtela, Bea. Innanzitutto che si punta a trovare una soluzione per Okafor tra Premier e Bundesliga. Mancano, allora siamo alle 10:38, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14 17, 18, 19, 9 ore alle e mezza. 19 finisce? No, non finisce alle 20? Alle 20 finisce? Io pensavo a mezzanotte. Controlliamo. Vabbè, adesso controlliamo. 2, clamorosa voce all'Inghilterra, Joao Felix è già in Italia e ieri era a San Siro in A incognito. me non risulta. Però se lo dice Sky Sport UK, cioè in teoria quando succede una cosa del genere, ragazzi, cioè qualcuno... Mezzanotte comunque finisce. Ah, mezzanotte. Allora abbiamo 12 ore. Di più. Cioè nel senso, per me quando un giocatore del genere arriva, cioè durante un periodo in cui è nel pieno di una trattativa, durante una partita come il derby, qualcuno lo vede, cioè non è che viene incappucciato alla ma Mike infatti, Maignan la prima volta che si è mi sembra presentato. follia che nessuno l'abbia notato, visto, cioè cos'è, si è travestito, non credo, dai. E mentre Emanuele, perdonami, non leggo il nome di mezzo, però non posso leggerlo. Emanuele Savoretti si è abbonato per il livello 1. Grazie Emanuele. Grazie Emanuele, grazie mille di cuore. Ovviamente mi dispiace, non posso leggere quel... Dai, su Emanuele. Comunque sei il migliore. Contatti con l'Atalanta, però forse si punta a fare questo incastro, secondo me. Il punto Mi è che spezza l'Atalanta che se si fa male un giocatore il giorno dopo prende il sostituto. sì, ha fatto male Lukman, Daniel Maldini, si è fatto male Scamacca,
vuol puntare a Okafor. Tra l'altro tutta gente passata da noi, se ci fai caso, Pasalic, Bresciani. Ha preso gusto Gasp. Sì, ha capito forse che noi non sfruttiamo bene i nostri giocatori. No, ecco, mi sono riperso la cosa. Dicevo, su João Felix credo che il giochino sia questo, cioè se spedisco Okafor magari affondo per João Felix. No, anche perché poi magari oggi pomeriggio al talk lo facciamo. Le liste, mo? Come son messe? È quello. Quindi dobbiamo farlo. E quindi vediamo di... Sono d'accordo comunque con Filippo che Daniel Maldini nerazzurro non si può vedere. Volevo dirlo, dovevo dirlo, sì. Veramente è stato un colpo al cuore. Allora, l'Atalanta che ti spara la didascalia. Maldini e nerazzurro. Non ce l'ho fatta. No, ragazzi, cioè non ce l'ho fatta. Vabbè, chiudiamo la parentesi, continuiamo a parlare di Joao Felix. No, però per leggere Maldini e nerazzurro. No, non ce l'ho fatta. Cioè, abbiamo vissuto anche questo in questi fantastici anni meravigliosi. Vabbè. Non perché dovesse per forza giocare nel Milan, titolare inamovibile, ci mancherebbe, se no mi vengono a scrivere che è il nome, il cognome. Però ragazzi non si può vedere. Vabbè. Comunque è nato in una società seria, quindi siamo contenti per lui. Massimiliano mi chiede, ci chiede, direi, la giro a te la domanda, Bea, su João Felix, visto che è un po' il tuo giocatore, no? Ma come lo schierano? Dove lo metti? Ripeto, cioè se Okafor entra... Fa il vice di Leao, però viene qua a fare il vice di Leao? Come in Portogallo. Ma chiedo, ma potrebbe anche fare secondo te qualcosa alla Pulisic? Del tre quarti? Ma per me possiamo anche giocare con... No, perché a volte, cioè io ieri sera Pulisic l'ho visto proprio stanco. Sì, cotto. Sì, magari se lo gestiamo un po' meglio. Ma certo, può anche giocare tre quarti, ok? È un giocatore comunque seconda punta, esterno, di qualità, quindi può fare il tre quarti, ci mancherebbe. Il punto è uno, non può giocare in tre quarti con Pulisic a destra e Reinders e Fofana dietro. Cioè questa roba per me è infattibile. E vi dirò, per me è infattibile anche contro Empoli, Parma, Verona. Cioè è proprio una roba che ci fa fare la fine dello scorso anno, 5-0-5, tutte quelle cose che già l'abbiamo diceva. Un po' rivisto a volte, ultimamente. Cioè, se tu hai, non lo so, Rodri e Yaya Touré, puoi giocare anche con Pulisic, Loftus-Cheek, Pulisic, João Felix, Leao e Gimenez. Per carità, c'hai due dighe, sei a posto. Il punto non è quello, cioè il punto è se hai Fofana, punto, non la puoi fare secondo me sta roba. Esatto, neanche 5-0-5, diventerebbe 4-0-6 o 4,5-0-5,5. Ma Max, ma non è questione di lamentarsi se viene Joao al posto di Okafor, è questione che giochi a pallone, cioè devi essere una squadra, cioè non siamo un intrattenimento a teatro, cioè non è che ti lamenti se viene, è ovvio che Joao Felix è più forte di Okafor, ma neanche a dirlo. Ma certo. Però vanno anche organizzate un attimo le cose, perché sennò veramente siamo al bar, cioè allora anch'io non so, voglio prendere anche, non so, dimmi un altro esterno a caso. No, esatto, cioè non è questo il punto, cioè, il punto è che manca un centrocampista, ripeto, ma per me non puoi permetterti di giocare così nemmeno contro l'Empoli, nemmeno contro il Verona, cioè, ma perché? Perché tu sarai improntato a voler fare la partita, a voler tenere il pallone, a tutti che vorranno segnare e via dicendo, e alla prima ripartenza Fofana fa il segno della croce e dice arrivederci, e a quel punto... allora, io credo che nell'ultimo anno, quest'anno e l'anno scorso, abbiamo provato a giocare con la mentalità del fare un gol in più, perché tanto se no non fai un mercato del genere, no? Ha pagato? No. Bisogna procrastinare, perché? Perché è ovvio che se tu prendi anche Joao Felix, l'ascoltatore prima ci diceva ci manca l'ultimo passaggio, a volte sbagliamo lì, magari è vero che fai più gol,
Però non tutte le partite si vincono facendo più gol. No, anzi, si vincono più prendendone di meno. Non ho capito se c'è un'altra telefonata, Sal, non credo. C'è? Noi siamo andati avanti a parlare. Vabbè, pronto? Ciao, sono Ivan. Ciao Ivan, perdonami, pensavo non ci fosse nessuno collegato. Ti chiedo scusa. Solo un'ora e un quarto che ero in linea, tranquillo. Ti chiedo scusa, Ivan. Niente. Allora, no, volevo un spunto di riflessione. Allora, Joao Felix, io veramente non so a che cosa possa servire Joao Felix, a creare ancora più casino lì davanti e basta, che non abbiamo bisogno assolutamente di altri trequartisti, e tra l'altro indolenti, perché Joao Felix, non so se l'avete visto negli ultimi 2 o 3 anni, è molto indolente. A noi serve un giocatore che sta giocando in Inghilterra col Newcastle, quello ci serve, che tra l'altro mi sembra che ha segnato 2 o 3 giorni fa. Quello ci servirebbe. E poi volevo fare uno spunto per la difesa. Quello che ho visto ieri, cioè Pavlovic e Tomori, secondo me è molto adatto quando giochi contro attaccanti che ti stimolano tantissimo continuamente, meno invece quando giochi contro l'Empoli, Venezia, c'è più bisogno di impostare, perché ieri a un certo punto non impostavamo più, ma invece si vedeva molto bene che Pavlovic e Tomori li fermavano, praticamente hanno fermato quasi tutte le scorribande di Thuram e Lautaro, quindi io sono d'accordo con questa cosa. E poi a centrocampo comunque il criticato Benasser è quello che ti fa ripartire l'azione, ti fa fare l'1-0, perché ci vuole comunque un giocatore che abbia i piedi buoni, perché anche l'ottimo Fofana comunque non è quella la sua caratteristica principale. Sono d'accordo. Sono d'accordo con te, Ivan. Niente, speriamo che possa accadere quello che hai detto inizio telefonata. Esatto, prima o poi di andare a Newcastle, bussare, chiedere, domandare, riportare. Sì, speriamo, perché è troppo un giocatore totale per noi, quello lì, troppo un giocatore totale. Il problema è che sta diventando un giocatore totale per tutti e se ne stanno accorgendo anche a Madrid. Lo so. Va bene. Ciao Ivan, grazie. Ciao, grazie, ciao, grazie a voi. Ciao. Io Speriamo non che credo se va che a è finire un'altra là stagione. poi rimane io non là. so se lui resta un'altra stagione lì. No, ma a prescindere da lì non lì. No, nel senso che finché rimane lì è riprendibile. Sì, ma per me io te l'allargo, anche se resta in Premier, magari fa qualche anno in Premier, 2, 3, 4, non lo so, e poi torna. Il problema è se va... Bene, che se va a Liverpool vai lì. No, ma è più fattibile che se va dall'altra parte, perché se va dall'altra parte poi finisce dall'altra parte, cioè lo sappiamo bene. Sì, ma tanto non credo che con questa dirigenza si possa pensare di riprendere sempre No, lo so, ma a prescindere, cioè, se va a Madrid, resta a Madrid, punto. Glielo augurerei, onestamente. Auguro, certo, ma gli auguro anche un giorno di tornare qua. Sì. C'è un'altra telefonata, andiamo a rispondere. Pronto? Buongiorno, sono Davide. Ciao, grandissimo. E ciao alla nostra vicina della radio. Grazie, troppo buono. No, realista. Volevo dire 2 cose. Allora, la prima, sì, anch'io penso che bisognerebbe andare da Castelnuovo e riprendere il nostro capitano e andare a vincerci lo scudetto. Castelnuovo, l'ho capito adesso. Sì, Castelnuovo non è una località toscana, ma è Newcastle. Sì, no, esatto. Non avete detto Castelnuovo Venardinga, invece no. Andare a Castelnuovo a prendere Sandrino il nostro capitano, per andarci a vincere lo scudetto, o almeno provarci. Che con lui si potrebbe far giocare Reinders con la latina di Hoffman. E poi volevo rispondere a un ascoltatore di prima che diceva dell'ultimo passaggio. Purtroppo l'ultimo passaggio, se la palla ce l'ha un attaccante e tira, è normale, perché nel suo DNA l'attaccante vuole fare gol e tira. Diverso è se c'hai un trequartista alla Baggio, per dire, ma non alla qualità di Baggio, ma
con le caratteristiche di quei giocatori, e allora tende più a far segnare che a segnare lui stesso. Non è un discorso di egoismo, è proprio un discorso di essere portato a quel ruolo, capito? Non so se Sì, no, ma No, è chiaro, troppo noi ci manca un giocatore, perché sì, a volte lo fa Pulisic, però non è proprio quel trequartista lì che a volte anche lui si incaponisce e magari prova a tirare, a segnare. Ah, scusa, ci puoi chiudere il canale che sennò non sento nulla? Scusa David. Dicevi? Aspetta, No, ma non era per te, era No, per era perché non passare in sentivamo. regia. Sì, adesso ti sento. Dicevo, non so fino a dove avete sentito o no, per rispondere all'ascoltatore di prima e parlava dell'ultimo passaggio, non è un fatto di egoismo di Leao, di Reinders, di questi, è che un attaccante è portato a segnare, a tirare, a fare gol, e quindi la prima cosa che pensa è tirare, non è fare il passaggio. Diversa è se te hai giocatori tipo come erano Baggio, invece la prima cosa era più a smarcare il giocatore. E a volte lo fa Pulisic, però anche lui a volte si incaponisce nel tirare, tipo per dire Pirlo era uno, anche se giocava dietro con noi, però era uno che tendeva più a far segnare che a segnare lui. Lo stesso Kakà non sempre per forza si incaponiva sul gol. Sedos uguale, è un discorso proprio di caratteristiche del giocatore, diciamo nel DNA del ruolo, sicché è così, non è un discorso egoismo e Leao è egoista, quell'altro è egoista, è l'attaccante portato a tirare. Tutto qua. Va bene, David, ti salutiamo, grazie mille. Sì, vi saluto. È stato un piacere incontrarti. Sì, ci siamo mercoledì, assolutamente. Allora ci si vede anche mercoledì, Dai. ormai la foto quasi tutte le settimane. Vai. Bene, ciao. Ciao. Ci può stare come ragionamento, cioè ti manca un po' a volte il rifinitore, no? Lo fanno a turno, a volte lo fa Reinders, Sì. a volte lo fa Reinders per Leao, a volte lo fa Reinders per Leao, lo fa Pulisic per qualcuno, oppure qualcuno lo fa per Pulisic. Io non lo so, io faccio fatica a dire che il nostro problema sia davanti, perché vedo che davanti comunque hai tanti giocatori di qualità che possono sbagliare, possono fare degli errori. Sicuramente quest'estate non hai preso l'attaccante, perché non hai preso... Hai preso Morata Morata Che per Morata. carriera ha sempre avuto bisogno di un attaccante vicino, cosa che per varie vicissitudini Abraham non è riuscito a fare, nonostante ieri sera per tanti ha giocato una buonissima partita, per carità, vero, però io ricordo che diceva le stesse cose di Morata, è tatticamente importante, si è sbattuto, tanto. poi però alla fine della fiera, nelle partite in cui conta quella zampata, io mi auguro che con l'addio di Morata e l'arrivo di Gimenez anche Abraham possa migliorarsi. Fino ad ora, onestamente, ho visto poco. Beh, ma Joao prende la 22, ti chiedono. A parte che, ragazzi, Ce l'ha Emerson Royale. io non anche se non credo è più in che lista. sia così facile l'arrivo di Felix. Ce l'ha Emerson Royale. Che vi devo dire? Ormai me la sono messa via. Non ci penso quando sono a San Siro, perché si può dire che non si può. No, Poi non devo essere professionale, Beh, sì, e a professionale. volte Emerson Royale fa delle buone partite, però quel numero, cioè io ancora penso a Milan-Liverpool, a Riccardo Kakà che si è seduto in tribuna e ha visto il suo non ce la faccio. La 7 libera, la 7 la prende Gimenez. Sì. Io... Per la felicità del direttore, la 7 la prenderà Gimenez. Emilio ci scrive: ragazzi, dato che ormai seguo più voi di mia madre, stasera edizione speciale di Obblighi di Riscatto per seguire l'ultima ora di mercato insieme. Vediamo. Se c'è la... cioè se se ci ha sono senso. novità, esatto, se ci sono novità lato Joe Felix, Okafor, eccetera, sì, potremmo farlo. Dipende un po' da quello che succede in queste ore. Vediamo, già ne abbiamo fatte parecchie di Sì. edizioni speciali per questi ultimi giorni, Gimenez, arrivo, il patatrack, tutti via, insomma. Poi tornerà domani mattina per fare una sorta di recap. Okafor al Napoli, Moretto?
Adesso vado Aggiorniamo subito quel fantastico Andiamo a social vedere. che è Twitter. Andiamo a vedere, Eccoci Matteo. qua, il Napoli sondano a Okafor come opzione last minute, da considerare la volontà del calciatore che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità. Non sono pronta a vedere Antonio Conte con No, Okafor. nemmeno io, credo che può essere piume, può essere ferro. No, ma proprio, cioè, l'idea del loro mi fa molto O ridere. diventa il demone finale per cui O Antonio Conte gli insegna cosa significa essere un calciatore professionista. Antonio Conte, esatto, lo spedisce, credo, Scusate, su sono Marte. cattiva, ma le immagini a Zagabria sono Sì, sono- ingiustificabili. Sì. Ingiustificabili. Non ho capito se c'è la telefonata, forse sì. Pronto? Pronto? Chiudi Sal. Era una musica. Ah, era una musica. Quindi credo anche di aver capito quale, tipo Super Max. Se non è Ragazzi, io sulla Formula 1 sono in un bel clima. Lewis è in Ferrari, bello rosso con la tuta rossa, bello che aveva fatto i primi test, adesso presentano poi le monoposto tra un paio di settimane. Sono in un bel clima. andiamo al telefono. Pronto? Non mi destabilizzate sulla Formula 1 che mi sto godendo il momento. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto. Ciao. Ciao, buongiorno ragazzi, sono Sergio da Firenze. Ciao. Io credo che innanzitutto ieri pareggio, forse la vittoria nostra sarebbe stata troppo, ma contro l'Inter anche una vittoria così non mi sarebbe andata più che bene. Per quanto riguarda Joao Felix, credo sia solamente un'opportunità in vista di giugno, perché non vorrei che a giugno fosse venduto Leao. Questo è il mio pensiero. Spero di no. Tutto può essere. Come tutte le dirigenze non fanno niente per niente, e credo che Joao Felix ora sia un'opportunità, a differenza del centrocampista che ne avremo molto bisogno, però non vedo opportunità a febbraio. Joao Felix a febbraio in vista di giugno potrebbe essere una grande opportunità, perché credo anche, ripeto, non vorrei che Leao fosse venduto. Già qualcosa è venuto fuori ora con la rabbia di Filoni. Quindi ecco, questo è il mio pensiero. Va bene. Non credo che serva. Vedremo, dai. Vedremo. Grazie mille. Ciao, Buona ciao, giornata. grazie. Ciao. Spero di no. Beh, manca solo quello, ragazzi, tanto cos'è rimasto? Ma tanti tifosi del Milan mancano loro due? preferiscono le prestazioni di Tammy Abraham a quelle di Leao, quindi Io, se cioè, dovessimo onestamente, con tutto il rispetto per Joao Felix, in questo momento c'è un abisso tra i due giocatori. Per quello che hanno fatto in carriera, per quello che hanno mostrato. Poi Joao Felix, per carità, può essere un buon giocatore, però comunque tutto può essere. Perché, ragazzi, non so se, cioè, è passato un po' in sordina, cioè, che Teo Hernandez sta per essere ceduto al Como, perché poi, cioè, quando bisogna dire ai giocatori, però i giocatori devono rifiutare, siamo sempre lì tutti belli a dire, a farci grossi, no? Però Tonali poteva rifiutare. Teo che rifiuta una roba per me imbarazzante, perché è imbarazzante che il Milan ci abbia pensato. Nessuno ne parla, va bene. Digio 94 dona 2 euro, grazie mille Digio. Scrive Henry, Kerkez nostro venduto a niente pure. Sì, Kerkez sta facendo bene al Bournemouth, in Premier League, molto bene, ma le qualità che ne avesse già si poteva intuire, è che non ha avuto la pazienza di attendere Milos Kerkez, e ti direi ha fatto bene così per la sua carriera, cioè che è stato poi venduto e si sta costruendo la carriera in Premier League. Sì. Però, cioè, d'altronde quando vuoi troppo poi succede questo. Va bene, siamo arrivati in chiusura, Bea, di questa puntata di Chiama Sì, Milan. vediamo un po'. Io, ragazzi, continuo a dirvi che
Cioè, vi leggo che serve il centrocampista, ma non anche in sono base di questi- ai movimenti di mercato che stiamo vedendo in questi frangenti, minuti, ore, mi sembra che si lavori più nella la fase offensiva, Sì, perché sì. Okafor vediamo se veramente uscirà. Non mi sembra che ci siano, diciamo, segnali dal centrocampo, cioè non parlo neanche di nomi, No, ma infatti segnali. sto leggendo e diciamo che sempre su Twitter anche le risposte ai tweet delle notizie, appunto delle novità, niente. No, ma non ci sono segnali, ripeto, non siamo neanche passati alla fase dei nomi, cioè proprio segnali, cioè c'è la lucina che è spenta e io che vedevo non so che dirvi. Va bene, ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Vi raccomando, se non l'avete ancora messo, il like, ma solo se non l'avete ancora messo, il commento se ci avete seguito in differita o se volete poi commentare dopo, che rimangono fermi lì. Grazie Beatrice Sarti. Ciao. Grazie a voi, a dopo, chissà al talk Chissà con come chi. saremo messi. Esatto, se Joao Felix, Okafor, centrocampista. Seguiteci. Ore 16, alle 13 c'è Lance. Grazie a Salvatore Luzzo e regia che ha messo in onda le telefonate. Un saluto, un abbraccio anche da parte di Enrico Boiani. Ci vediamo dopo. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri.